Prima di cominciare vi ricordo che il 68% di voi non è ancora iscritto al canale. Se tutti voi vi iscriveste, noi saremmo già arrivati a 10.000 iscritti e quindi io non dovrei fare il road to 10,000 subscribers. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata del The Gripe Show in compagnia di Samat. Quanto mi era mancato dirlo. L'argomento che andremo a trattare oggi è tutto italiano, Prezzemolo. Cosa possiamo dire di questo personaggio? Stranamente non più di tanto, perché ne ho già parlato abbondantemente in un vecchio episodio del matto animato di quest'estate, che vi consiglio caldamente di andare a rivedere. In quel video però mi ero dimenticato di dire una cosa, e cioè che a parte la serie animata che è uscita tra il 2002 e il 2003, di Prezzemolo poi sono usciti anche dei fumetti, le versioni a pupazzi e poi anche le versioni teatrali a Gardaland. Oggi voglio riassumere tutti gli episodi della serie TV di Prezzemolo in pochissime parole per omaggiare Yotobi e il suo The Late Show, dove all'incirca 7 anni fa aveva fatto la stessa cosa però con i film di Godzilla. Io invece voglio farlo con gli episodi di Prezzemolo. La sfida. Aurora vuole diventare una maga, ma il padre non è d'accordo. La zia le regala un libro e un fazzoletto portafortuna, ma Zenda, la malvagia del cartone, la esilia. Intanto Prezzemolo, un drago, viene sfidato dal bullo TJ rischiando di perdere la casa. Ma è solo l'inizio. La pizza alle fragole. Prezzemolo sfida TJ in bici. Chi vince avrà la casa albero. TJ bara con trappole assurde. Gli amici tentano di aiutare Prezzemolo, che vince dopo aver mangiato la pizza con le fragole. Io da piccolo, quando vidi per la prima volta Prezzemolo, provai a chiedere a mia madre di farmi la pizza con le fragole. Lei mi rispose di sì, ma dopo averla assaggiata mi resi conto che probabilmente la pizza con le fragole non è una pizza normale ma è un dolce. L'arrivo di Aurora. Aurora, esiliata, finisce nella tana degli orchi, dove l'orco re vuole sposarla, ma Prezzemolo interviene. Aurora, con incantesimi un po' maldestri, trasforma gli orchi in insetti. Aurora ringrazia Prezzemolo dandogli il suo fazzoletto. Piccolo aneddoto: l'episodio 3 conclude il prologo di tutto il cartone, dove ci vengono sostanzialmente presentati un po' i personaggi. Il medaglione magico. TJ ruba il medaglione di Aurora e finisce per evocare un mostro di fumo gigante. Aurora e Prezzemolo intervengono, ma la magia non è sufficiente. Dopo qualche pizza alle fragole e tanta confusione, Prezzemolo riacquista i superpoteri e sconfigge il mostro. La pietra gigante. Prezzemolo e i suoi amici partono alla ricerca degli elementi, atterrano sul pianeta Gea, dove incontrano i gigantropi, creature di pietra senza emozioni. Mentre cercano l'essenza della terra, stringono amicizia con Frollo, un gigantropo che ama l'arte. Scoprono che TJ è stato catturato e che la piramide è custodita dai gigantropi. Aurora usa la magia per addormentare i nemici. Con il quarto e il quinto episodio parte la saga del primo elemento, il labirinto. Prezzemolo e i suoi amici affrontano il pericoloso labirinto dei gigantropi, dove TJ viene catturato. Con l'aiuto di Frollo riescono a liberarlo. Aurora usa la magia per fermare i nemici, ma il pericolo non è finito. Un gioco pericoloso. Prezzemolo e amici cercano l'elemento terra in una valle piena di geyser, ma seguono la mappa sbagliata. La perfida strega Zenda li scopre e li attacca con un mostro di vapore. Tra magie, pizza alle fragole e tante scottature, Prezzemolo salva tutti. Non l'avrei mai immaginato. TJ, cuoco reale. Prezzemolo cerca la piramide dell'elemento terra, ma TJ arriva prima e diventa il cuoco reale dei formiconi. TJ li addormenta con una zuppa al sonnifero, ma tradisce Prezzemolo. Dopo tante magie fallite, Prezzemolo recupera la piramide. TJ fallisce ancora e le formiche rovinano il picnic. Il re dei folletti. Prezzemolo e amici cercano il secondo elemento sul pianeta Atmos, incontrando folletti simpatici ma guai enormi. Una profezia inquietante prevede la loro sconfitta. Cambiano strada ma finiscono prigionieri della malvagia Zenda, che li fa congelare in blocchi di ghiaccio dagli abitanti. Le fatiche di Prezzemolo. Prezzemolo e Aurora, congelati da Zenda, si liberano grazie alle paure di Musili. Scappano dai giganti di ghiaccio affrontando cascate gelate e battaglie assurde. Vincono, ma ora li aspetta una porta dimensionale inquietante. Se la porta dimensionale si chiama Da lì non torna nessuno, ci sarà un motivo: il terribile Capitan Mecano. Prezzemolo e Aurora finiscono in un mondo abitato da robot terrorizzati dal crudele Mecano, che li rapisce per trasformarli in armi. Musili e i folletti riparano la globosfera per salvarli. Il secondo elemento. Mecano vuole conquistare l'universo con i suoi robot, ma Prezzemolo e amici intervengono con un esercito di robot pagliacci, facendo ridere tutti.
I folletti risistemano i robot e Prezzemolo trova il secondo elemento, il mondo sommerso. Prezzemolo e amici scendono nel mondo sommerso per recuperare il cono magico rubato dai pirati pasticcioni. Muesli, travestito da pappagallo, ruba la mappa. Aurora sbaglia magie, ma i pirati finiscono fritti. Il cono viene recuperato, ma attenzione, TJ è vicino e trama nell'ombra. TJ, per favore, cambia hobby. Arrembaggio di fortuna. TJ ruba la mappa del tesoro ai nostri eroi e si allea con Zenda e i pirati. Prezzemolo e amici finiscono prigionieri, ma Aurora li libera con la magia. Dopo battaglie e cannonate, Zenda viene respinta, ma il cono magico non c'è, un tesoro invisibile. Prezzemolo e amici affrontano i pirati per recuperare il cono magico che rende invisibili. TJ scopre il potere del cono e scompare col tesoro. Dopo vari inseguimenti e scambi di forzieri, Aurora, Muesli e Prezzemolo riescono a recuperare il cono. Nel covo dei pirati, Prezzemolo, Muesli e Aurora affrontano i pirati per salvare Aurora, tenuta prigioniera. Con astuzia e magia usano le pietre magiche e riescono a sconfiggere i pirati, liberare Aurora e recuperare il tesoro rubato. Alla fine restituiscono il tesoro ai Sirenidi e si preparano per la prossima avventura sul pianeta del fuoco Pyrrhus. Le cose si fanno sempre più complicate. Una magella senza paura. Prezzemolo e amici si trovano sul pianeta Pyrrhus e cercano l'elemento, ma vengono interrotti da Morgana, la sorella di Zenda, che vuole portare via tutto. Aurora si dimostra nervosa e preoccupata per suo padre, mentre Muesli ha tanta fame. Nella Terra del Fuoco, Prezzemolo e amici arrivano nel villaggio dei Phoenix, vittime di un incantesimo di Morgana. Devono superare prove difficili per dimostrare di non essere nemici. Ingannati di nuovo da TJ, finiscono prigionieri e perdono gli elementi magici e la globosfera, ma raggiungono l'oasi di Morgana, pronti ad affrontarla, contando solo su coraggio e amicizia. E infatti l'episodio successivo si chiama proprio l'oasi di Morgana. Prezzemolo e Aurora sfidano Morgana per recuperare gli elementi magici, ma Aurora sbaglia incantesimi e sparisce. Prezzemolo sfugge ai tranelli di Morgana mentre Muesli, raffreddato, espelle una mappa misteriosa dal naso. Zenda fallisce, TJ fa ancora dei guai e l'avventura continua tra magie storte e pasticci a non finire. La sfera magica. Aurora è prigioniera di Zenda e Morgana. Prezzemolo, disperato, offre gli elementi magici per salvarla. Morgana decide di tradire la sorella, ma viene sconfitta. Alla fine Prezzemolo salva Aurora, Morgana diventa buona e l'amicizia trionfa, ma Zenda giura di nuovo vendetta. La battaglia finale è sempre più vicina. Piccolo aneddoto, questo 20° episodio conclude la saga, la numero 2 della serie, dedicata al viaggio di Prezzemolo, il ritorno di Aurora. Aurora torna finalmente a Lomur, accompagnata da Prezzemolo e amici, pronti a recuperare il quarto elemento magico. Tra invenzioni folli di bambù, fantasmi pasticcioni degli antenati e trasformatici antimostro, i nostri eroi affrontano 1000 guai, ma Zenda li sorprende e giura di nuovo di fermarli. Zenda, te lo chiedo in ginocchio, hai sempre fallito finora, non ne vale la pena, arrenditi, ti prego! Il grande torneo. Prezzemolo partecipa al grande torneo cavalleresco per incontrare il re e riportare Aurora a casa. Dopo sfide assurde, vittorie improbabili e magie sbagliate, Aurora finalmente riabbraccia suo padre, ma Zenda si trasforma in mostro seminando caos. Tutti pensano che Prezzemolo sia cattivo e lo arrestano. Il nemico di Lomur. Prezzemolo e amici, scambiati per mostri, finiscono in prigione, ma evadono tra pasticci e battaglie assurde. Aurora cerca di convincere suo padre che loro sono buoni, ma lui non ascolta, ingannato da Zenda che si finge la matrigna. Dopo una fuga caotica, Aurora salva i suoi amici. Ora però Re Astor è furioso. Guerra aperta ai nostri eroi. Il re è in pericolo. Zenda scatena la nebbia nera per distruggere Lomur. Re Astor, credendo ancora che Prezzemolo e amici siano malvagi, li attacca con l'esercito, ma finisce in pericolo. Prezzemolo salva il re dai veri mostri, dimostrando la sua bontà. Finalmente Astor riconosce l'errore, tutti uniti contro Zenda per salvare il regno. Un cuore spezzato. Re Astor, col cuore spezzato, scopre che sua moglie è la strega Zenda e attiva involontariamente il colosso di Lomur. Prezzemolo e Aurora, seguendo un indovinello, trovano il pentaelemento, ma Zenda minaccia di impadronirsene per diventare immortale. La nebbia nera si avvicina, lo scontro finale è finalmente iniziato. Il potere del pentaelemento. Prezzemolo e Aurora affrontano Zenda che risveglia il colosso di Lomur per conquistare il pentaelemento. Unendo la forza dell'amicizia, i nostri eroi potenziano il colosso, sconfiggendo finalmente Zenda e salvando Lomur. Aurora decide di partire con Prezzemolo verso nuove avventure, promettendo che presto ritornerà, e finalmente suo padre accetta la magia della figlia. E qui si conclude la serie, l'unica serie animata che venne creata con Prezzemolo. Poi dopo verrà riproposto in televisione per alcuni anni, verrà riproposto in fumetto
e soprattutto continuerà a vivere all'interno di Gardaland. Ragazzi, io sono cresciuto guardando le avventure di Prezzemolo, non ho mai letto i suoi fumetti purtroppo, però sono stato molte volte a Gardaland e il pensiero di poter giocare con Prezzemolo è stata davvero una bellissima esperienza. Io vi ricordo che in descrizione troverete i link di tutti i miei social, Instagram, TikTok, Wattpad, Vinted e anche Goodreads, e quindi se volete seguitemi su TikTok e lasciate un bel mi piace alle fanfiction di Wattpad e andate a seguire il mio Vinted e anche a leggervi le recensioni di Goodreads dei libri che leggo. Iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ragazzi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!